Salve ragazzi, vi voglio rubare alcuni minuti. Ci siamo visti con tutti e abbiamo fatto alcune considerazioni sulla regata di Palma su cui voglio brevemente tornare. Allora, ricordatevi che è importante decidere come vogliamo gestire il tempo che non è impegnato direttamente nella gara, quindi è importante avere una routine di approccio, decidere come passare il nostro tempo in un modo che corrisponda al nostro benessere, al nostro piacere, al nostro star bene per trovare la giusta concentrazione. Potete scegliere qualunque tipo di attività, non ci sono attività preferenziali. È ovvio che se posso dare un'indicazione, spippolare sul telefonino non è ritenuta generalmente un'attività diciamo sufficientemente rilassante, per cui eccetto alcune cose ovvie potete scegliere l'attività che volete. L'altro aspetto importante è quello di non farsi trasportare dalla presenza di altri, per cui decidere il proprio programma per seguirlo e se del caso, laddove c'è l'esigenza di isolarsi un po', fatelo indipendentemente da quello che gli altri possono pensare o da quello che voi pensiate che gli altri possono pensare. Essere in una squadra certamente ha un significato, essere delle pecore secondo me ce n'ha un altro. Una volta che decidiamo di andare in acqua, è importante rimanere positivi, è importante non cercare mai situazioni e soluzioni complesse, è importante quindi andare a partire dove si deve partire, è importante bolinare come vogliamo bolinare, è importante approcciare le boe come vogliamo approcciare le boe, è importante fare le poppe come vogliamo fare la poppa e così per tutto il resto della regata. Certo, ovviamente ci si può consultare con altri o con i propri tecnici, ma non usiamo i tecnici per nascondersi dietro le loro possibili soluzioni. In ultimo siamo sempre noi che dobbiamo effettuare le scelte, prendersi la responsabilità delle scelte, perché anche laddove non si rivelassero giuste, questo non implica e non richiama naturalmente un giudizio su di noi come persona, ma solamente un giudizio sulle scelte fatte per creare un apprendimento al fine di creare delle scelte migliori successivamente. Giochiamocela, tra una regata e l'altra ricordiamoci di alimentarci in maniera corretta, ricordiamo sempre di rimanere positivi e rimanere positivi non vuol dire essere superficiali o banali nelle cose, ma vuol dire semplicemente avere una mente propulsiva. Una mente propulsiva è una mente che fa piani, li mette in atto, laddove non si verificano giusti fa piani di correzione e così via. Una mente propulsiva non ha il culto dell'errore, ma ha il culto del feedback, quindi usa tutto quello che si verifica per ricevere segnali in cambio sul proprio agire e riprogrammare il metodo successivo. A proposito di metodo successivo, ricordatevi di non legarvi né al passato né al futuro, ma di vivere durante le vostre prove essenzialmente il tempo presente, quindi essere focalizzati sul momento e sostituire con altri più utili e più corrispondenti a quello che sto dicendo eventuali pensieri che hanno invece lo scopo di generare pressione, ansia, tensione che in qualche modo finirebbero con l'interferire con i vostri processi di attenzione. Questa, ricordatevi che al ritorno di seguire una procedura di rientro, ricordatevi di alimentarvi nella maniera corretta, ricordatevi di analizzare la gara, di essere informati sull'andamento. Dopodiché, una volta che nella giornata, la giornata di gara è terminata e tutte le analisi sono state fatte, si chiude il sipario e se ne parla il giorno successivo. Ricordatevi alla sera, come ho detto ad ognuno di voi, di estrarre dalla giornata prima eventuali cose che non ci sono rivelate particolarmente positive o comunque si sono rivelati francamente degli errori, immaginando come si sarebbero potuti gestire diversamente e successivamente fare un'analisi di tutte quelle cose che hanno funzionato. Naturalmente, quando mi riferisco a cose che non hanno funzionato, a cose che hanno funzionato, io mi riferisco al complesso della giornata e non esclusivamente al momento in cui si è svolta la competizione dalla partenza all'arrivo.
credo che sia importante seguire queste indicazioni che io riscontro e ho riscontrato e ho appreso forse anche da grandi campioni, sulle quali io sono tuttavia fermamente convinto, perché un atteggiamento di questo tipo genera un giusto livello di attenzione. Ricordatevi che essere ansiosi è un fenomeno naturale, normale, perché tutte le volte che veniamo esposti a un evento che richiede in qualche modo una nostra prestazione, noi generiamo un processo di attivazione. Ricordate che è il significato che voi date a quel livello di attivazione che genera l'ansia, cioè per cui se davanti a quel livello di attivazione, chiamate farfalle nello stomaco, voi producete pensieri in senso positivo della serie ok, adesso affronto la cosa, adesso faccio le scelte, mi sento in condizioni di competere al meglio, mi sento in condizione di esprimere tutto il potenziale che possiede, è chiaro che se l'interpretazione appunto gli viene data e quindi è chiaro che se avete pensieri di un certo tipo non ci sarà l'ansia, ci sarà una giusta tensione, un giusto livello di tensione, e avere un giusto livello di attivazione è quello che serve per poter competere al meglio. Seguite questi consigli quotidianamente e alla fine della regata faremo una valutazione sul suo andamento. Grazie.